Siamo al Parco delle Mura, quello che resta del castello fatto costruire nel 1336, indovinate da chi? Dal nostro amico Azzone Visconti. Ve lo ricordate? Quando abbiamo parlato per la battaglia di Altopascio, delle prodi gesta di Azzone Visconti con le dame di Lucca, non sul campo di battaglia. Non sembra, ma è molto antico, perché mi sembra che sia del XIV secolo, e all'inizio, qua vedete un pezzo, all'inizio aveva delle fortificazioni per difenderlo, e ora tutto quello che resta è questa specie di avanzo di torrione. E dall'altra parte del ponte l'isola Viscontea. Vedete, questi sono i resti delle fortificazioni che difendevano il ponte. Tutte stese qui a riposare, guardate, un po' in acqua. È la spiaggia, è la Duck Beach, la Quack Beach. Ed eccoci alla prima indicazione di giornata del cammino di San Colombano. Siamo a Pescate e questo è il parco a Monti. Il lago di Garlate, che noi abbiamo percorso in kayak già un paio di volte. Noi vi lasciamo i link qui sotto in descrizione. Ma guarda quanti kayak oggi in acqua. Noi di solito siamo soli quando siamo sul kayak, poi camminiamo, passiamo nei stessi posti pieno di gente in kayak. Siamo antipatici. Beh, che c'è? Questa panchina è un po' strana, non è tanto gigante, però no, forse è un po' tarocca. È una panchina gigante farlocca, probabilmente non fa parte del circuito delle big bench, infatti penso che l'abbia fatta un falegname del posto. Vabbè dai, in cammino. Di pescare. Sarà una panchina tarocca, però qua ci tengono tantissimo, perché è pieno di cartelli che ti dicono la distanza, sotto l'ombra, visto? Sì, non si mica che ti danno la distanza dalla panchina. Perché passarlo? Stanno combattendo per la femmina, sono due maschi che combattono per la femmina, guardate. Il comune di Pescate è tutto un parco, il parco di Oimonti, il parco La Punta, questo qua è il parco delle Torrette. Se volete vivere in un parco, Venite a Pescate, prendete 3/4 del territorio comunale è occupato da parchi. Qui dovrebbe essere la spiaggia della Gueglia, che è dove tiriamo in secco il kayak quando arriviamo da Lecco per fare il trasbordo, e poi col carrellino ci facciamo il trasbordo. L'ennesima panchina gigante, però anche questa non fa parte del circuito delle big bench, è la panchina manzoniana. È diversa questa panchina rispetto alle altre, com'è la seduta più comoda? no, è carina. Ma oggi dove stiamo andando? Allora, intanto salutiamo. Ciao del cammino. Buongiorno del noi cammino. Oggi continuiamo il nostro cammino di San Colombano. Abbiamo iniziato a Lecco e arriveremo a Paderno. Diciamo che abbiamo terminato la parte con i saliscendi, la parte montagnosa del cammino di San Colombano in Italia. Da questa tappa e anche per la prossima tappa costeggeremo l'Adda. Qui finisce il lago di Garlate, poi c'è il lago di Orginate e poi c'è l'Adda. C'è anche Tarcisio e successivamente ci sarà tutta la parte pianeggiante che ci porterà dentro Milano e poi sotto Milano. Per ricominciare a salire un pochino dobbiamo aspettare le ultime tappe. Riga di Orginate, non avvicinatevi perché è pericolosissima. Questo è il laghetto di Orginate. Se volete vedervi tutti questi tratti dal kayak, vi lasciamo qui sotto in descrizione la nostra discesa in kayak da Lecco fino a Paderno.
quello è il santuario di Santa Maria del Lavello. È un po' lontano, poi sono gli alberi. Ah, se solo ci fosse modo, non so, di riprenderlo dall'alto. Ma come si potrebbe fare? Termina la giurisdizione del porto di Olginate e da qui inizia quella di Brivio, oppure il contrario, se venite da Brivio andate verso Olginate. Come potete vedere l'Adda finalmente è pieno, ma pieno, e qua una forte corrente. Quando abbiamo disceso non abbiamo mai visto una corrente così forte in questo punto. Oh, guarda quanti lilium, gigli mi pare che siano, tutti rossi, misti alle canne. E là sopra la Madonna della Rocchetta. Non so se lo vedete rispecchiato nelle acque, in basso c'è il Resegone, là in alto. Allora, continuiamo fino all'area di sosta e qua ci sta fame. Io mi sono fermato a dronare e quei due là sono scappati avanti a mangiare. Abbiamo appena finito di pranzare all'area di sosta di Airuno, dove c'è anche una fontanella che funziona. E ora lungo l'Adda fino a Paderno, manca ancora una decina di chilometri. Addio montagne, perché già dalla prossima tappa saremo ancora lungo l'Adda, ma non ci saranno più colline e montagne. Per fortuna ci sono anche delle parti all'ombra ogni tanto. Ah, ecco là i campi aperti di cui parlava Tarcisio prima di arrivare a Brivio. Bisogna attraversare le terre maledette tutte al sole. Vediamo se sopravviveremo oppure no. Le Badlands di Brivio. Vabbè, dietro la curva là c'è Brivio comunque, non è tantissimo la parte al sole. Qua l'Adda che ci accompagna ormai da diversi chilometri. Oh, kayak! Non so se vedete là in fondo tutte quelle piante acquatiche fiorite, probabilmente sono loto, e noi lì siamo entrati col kayak a esplorare. Molto bello, eh? Sono degli scorci magnifici dall'acqua, per cui se lo avete già fatto magari andate a sbirciare i nostri video della discesa in kayak dell'Adda, che offrono un punto di vista diverso dal solito. Per chi se lo stesse chiedendo, questi sono segnali fluviali. Ok, il resto è visto così, per chi risale il fiume dice semplicemente di stare verso il centro del fiume e di stare discosto dalla riva. Poi vedrete meglio sul ponte di Brivio, che vi spiegano, diciamo, i segnali vi individueranno qual è l'arcata sotto cui passare. Barca zero emissioni, elettrica. Brivio, il lungo fiume di Brivio. Ed ecco il castello di Brivio, perché Brivio è molto antica, è stata abitata continuamente negli ultimi 2000 anni, per cui dove c'è questo castello un tempo c'era un tempio dedicato alla Triade Capitolina fino al secondo III secolo d.C. Poi quel tempio è diventato la chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di San Giovanni, dentro il castello. Solo che poi quando il castello è stato distrutto, distrutta in abbandono, la chiesa non è più stata ricostruita. Il castello è antecedente all'anno 1000, era proprietà dei conti di Lecco, che qui tenevano corte, e probabilmente assieme ad altri castelli della linea difensiva
di Como è servito come baluardo contro le invasioni degli Ungari e attualmente è privato e non è visitabile internamente. È stato anche una filanda perché è stato acquistato poi dalla famiglia Cantù quando il comune di Brivio sembrava volesse abbatterlo perché volevano abbattere il castello. Allora la famiglia Cantù, quella del famoso storico Cesare Cantù, lo acquistò e lo fece diventare una filanda. Poi dopo è stato acquistato da una ditta francese e non so se è ancora la proprietaria attuale. Ora noi passiamo sotto il ponte, vedete i due segnali fluviali sul ponte? Vedete le punte bianche sono rivolte verso l'interno perché indicano che bisogna passare sotto quella campata e non bisogna andare né a sinistra né a destra ma sotto quella centrale. E qui cammino di San Colombano. Brivio! L'isoletta rischia quasi di essere sommersa, non so se guardate i nostri video col kayak qui di solito c'era molta più sponda esposta. Qui fanno i tuffi e ora Tarcisio si tufferà per far sì che lui, uomo di fiume, si tufferà. Non ci penso neanche morto. Perché il fiume È pericoloso. è pericoloso il fiume, no, guardate che corrente qua, e là ci sono anche dei mulinelli, per cui è sconsigliato. In realtà quando siamo passati in kayak abbiamo visto che qui c'è un passaggio e qui c'è questa specie di specchio d'acqua. Un'altra con un po' di anatroccoli, sono già, guarda che scappano, Oh. Vengono trasportati Dalla corrente, sì. Guardate che bello, che pace. È assisa sul suo trono, la gallinella lì si è fatta il nido e più avanti sono i cigni. Eccoli là, che stanno arrivando, ci hanno sentito parlare, vengono a controllare, sono le guardie del fiume. Il cigno che pesca, ma pesca vegetazione, non mangiano pesci i cigni. Il traghetto leonardesco di Imbersago, che la tradizione lo vuole inventato Leonardo, in realtà Leonardo l'ha studiato e ha lasciato alcuni schizzi in alcuni dei suoi codici. E questo traghetto è molto antico risale all'inizio del 1500, quando il Landriani, era un nobilotto milanese, viene qui, compra il porto di Imbersago dai signori del luogo e installa questo traghetto. Comincia subito a litigare col comune sull'altra sponda, tanto per cambiare, e poi nel corso degli anni dall'Andriani passerà ai Barbiano di Belgioioso e infine ai Castelbarco, che darà sempre in licenza il traghetto. Il traghetto che vedete adesso è stato fatto nel 1993 dai maestri d'ascia di Venezia. Il traghetto precedente è durato, mi sembra, 300 anni, e però purtroppo nel 1991 è stato fermato perché non era più adatto alla navigazione. Il vecchio traghetto è stato acquistato dal comune di Olginate, però non sono sicuro di dove lo tengano ormeggiato, se sia esposto o meno, e purtroppo attualmente è sospeso il servizio. Guarda qui i germani reali, è vietato dargli da mangiare, c'è tanto di cartello, però loro sono sempre qua in attesa che qualcuno trasgredisca. Gli ultimi chilometri verso Paderno. E questo è il pontile su cui di solito tiriamo fuori il kayak quando scendiamo da Lecco, perché oltre non si può proseguire, ora vedrete il perché. Ecco perché non si può proseguire. Di là c'è la presa d'acqua per la centrale, non mi sembra il caso di infilarsi col kayak, e di là c'è la presa d'acqua per il canale ausiliario dell'Adda. L'Adda è quello che continua sotto là, però non c'è modo di andarci direttamente. Allora, il cammino di San Colombano e il cammino di Sant'Agostino, questo è il segno del cammino di Sant'Agostino, proseguono di là. Noi adesso invece saliamo su a Paderno per concludere la tappa. Poi domani da Paderno arriveremo a Cassano.